con noi Alessandro Gallifuoco di Akzo Nobel. Parliamo di vernici, un mondo che tante volte è sconosciuto, di cui si danno per scontate tante cose, invece ci sono tantissime novità e soprattutto, che quello ci interessa, anche le vernici hanno un'influenza nel design. Ecco, partiamo proprio magari da questa domanda. Come le vernici hanno influenzato il design? Certo, è un aspetto interessante questo, Antonio, perché di fatto molto spesso le vernici vengono considerate, il colore viene considerato un attributo della barca, no? Tralasciando in parte, no, il fatto che dietro ci sia un'attività industriale anche nel processo di produzione molto importante. Per l'armatore normalmente diciamo, invece il colore è un elemento determinante, no, della sua aspirazione stilistica, della sua scelta. Di fatto oggi assistiamo sicuramente a una significativa, direi, evoluzione, nel senso che le barche una volta erano bianche, i grandi yacht erano bianchi, gli americani dicevano white boat per dire white yacht, per indicare uno yacht di una certa taglia, no? E oggi invece questa cosa ormai è, direi, quasi completamente surclassata, quasi completamente superata, dove assistiamo sempre di più a una sofisticazione anche degli schemi di colori adottati sulle barche, c'è molta più enfasi, noi quotidianamente riceviamo richieste per colori custom che vengono prodotti, diciamo, la nostra cartella colore che tutti nella tradizione siamo abituati a utilizzare come lo strumento di selezione, oggi è un riferimento indicativo, perché soprattutto per le grandi costruzioni, ma sempre più anche per quelle più piccole, sviluppiamo colori custom su richiesta dell'armatore, sia nel mondo dei colori pastello, quelli che noi chiamiamo solidi anche, sia nel mondo dei metallizzati, dove in entrambi i casi c'è una grandissima evoluzione, molto interessante. Però abbiamo parlato di barche bianche, ma mi sembra che ci stiamo spostando tanto al nero, ai colori scuri. Diciamo che ci stiamo spostando tanto, diciamo, come dire, non c'è limite, c'è sempre meno un limite alla fantasia, no? Come dire, forse ricordato che dal punto di vista del costruttore fare una barca bianca, farla metallizzata, farla nera non è proprio la stessa cosa, ecco. Dicevo di nuovo, uno si aspetta che sia un po' come sullo schermo del computer, seleziono il carattere rosso, bianco, verde e non cambia niente. Invece diciamo, spostarsi a uno schema di colore semplificato come il bianco, a uno schema di colore di colori scuri metallizzati richiede poi degli accorgimenti, tecnologie e conseguentemente costi per il produttore che sono crescenti. Quindi come il mercato evolve, diciamo, rimuovendo barriere via via tecnologiche e innovazione, così effettivamente. Ecco, parliamo di innovazione, ci sono state delle scoperte, magari anche non recentissime, però vengono applicate di più in tempi contemporanei, per filtrare la luce, anche poi i prodotti antivegetativi stanno cambiando radicalmente. Ecco, Sì, cosa sta succedendo? Anche questo devo dire che nel mondo delle vernici è un mondo dove ci sono tantissime evoluzioni che però molto spesso magari non traspaiono immediatamente verso l'utente finale, verso l'armatore, anche verso il professionista nel nostro mondo, no? Il mondo, diciamo, non parliamo di vernici estetiche, della finitura, quello che noi intendiamo above waterline, sopra il galleggiamento, c'è tantissimo cambiamento, in particolare sui colori scuri. Abbiamo introdotto già da qualche anno le tecnologie che permettono una significativa riduzione della temperatura finale, che è poi il grande stress, diciamo che fare una barca scura evidenzia, un colore scuro in generale evidenzia maggiormente alcuni difetti, che sul bianco non si vedono tanto. Questi sono i primi motivi per cui tutti i costruttori vorrebbero fare una barca bianca. Il secondo elemento, diciamo, di criticità è che le barche scure si riscaldano maggiormente. Questo provoca ovviamente uno stress termico sulle strutture, soprattutto se sono in laminato. Provoca uno stress termico sul condizionamento all'interno, provoca a volte effettivamente un rischio per l'ospite che occasionalmente si trova a toccare una superficie nera che sia stata magari orizzontale, esposta al sole
a mezzogiorno in estate. Cioè, la nostra tecnologia che permette di abbassare la temperatura in maniera drastica, significativa, ovviamente più efficace con i colori più scuri, un po' meno efficace l'abbassamento con i colori un po' meno scuri, porta vantaggi su tutto lo spettro e in particolare minore temperatura significa minor stress termico sulla vernice stessa, che quindi aumenta la sua durata. Nel mondo, ed è una tecnologia molto comunemente adottata oggi da tanti costruttori, particolarmente in Italia, dove c'è barche grandi in laminato, dove c'è un'attenzione maggiormente che in altri paesi a volte all'innovazione tecnologica. Okay? Per quanto riguarda le antivegetative, anche quello è un mondo fortemente in evoluzione, diciamo che molto spesso per tanti nel nostro mondo l'antivegetativa è una cosa possibilmente nera che metti sotto l'acqua e non ne parli più. Noi abbiamo un catalogo forse di 7-8 diverse antivegetative, ma abbiamo soprattutto molte diverse tecnologie che possono essere utilizzate a seconda della missione, no? A seconda del servizio che ci si aspetta. Quindi abbiamo dall'antivegetativa stagionale, quella che siamo più abituati a considerare, a conoscere, che ripeterai sicuramente prima della prossima estate. Abbiamo cicli di antivegetativa che possono durare anche 3 anni, tarabili in funzione anche dell'utilizzo, quindi 3.000 miglia al mese per 3 anni è un prodotto che possiamo offrire. Abbiamo antivegetative oggi che anticipano la futura normativa a 0 biocidi, quindi diciamo, quello che ci aspettiamo tutti è che molto presto ci saranno forti vincoli sui biocidi contenuti nell'antivegetativa. Sappiamo tutti che tutte le antivegetative che utilizziamo oggi utilizziamo biocida, quindi elementi aggressivi nei confronti della flora e della fauna, e quindi non facciamo altro che ammazzare, diciamo, la povera alghetta, se vogliamo, o il dente di cane, come siamo abituati a dire noi, no? Nel prossimo futuro ci aspettiamo regolamenti per cui verranno contenuti o limitati o addirittura eliminati i biocidi antivegetative. Noi abbiamo già una tecnologia pronta che è diffusa ormai in commercio da un paio d'anni, di derivazione commerciale, però è un prodotto destinato all'utilizzo consumer, quindi chiunque può comprare nella bottega del proprio rivenditore di fiducia, per cui abbiamo un prodotto completamente senza biocidi, con un film simile a quello che nel nostro mondo è conosciuta come un'antivegetativa siliconica, quindi un film che è sostanzialmente inattaccabile ad elementi esterni perché è molto scivoloso, diciamo, che ha doppio vantaggio sia di impedire l'aggressione sia di conferire alla carena caratteristiche di attrito bassissime e quindi di migliorare la performance, quindi avrà un doppio vantaggio. E così come questa, diciamo, come tante innovazioni che molto spesso importiamo nello yachting anche dalla nostra presenza nel mondo commerciale, dove chiaramente, particolarmente sulle antivegetative, la spinta, diciamo, all'innovazione è molto, molto significativa. Diciamo, noi ci occupiamo nello yacht principalmente della bellezza, i nostri colleghi del navale si occupano principalmente dell'antivegetativa, quindi ci scambiamo un po' tecnologie in questo senso e quindi noi le importiamo da lì. Senti, ma parlando di design in senso un po' più aulico, più completo, dal vostro punto di vista, che cosa sta succedendo nel mondo dello yachting? Ma sai, noi vediamo principalmente questa pressione, come dire, per come dire, uno spostamento, no? Come dire, da uno schema di estetica molto semplificata, che è stato quello tradizionale, a uno schema invece di sofisticazione, quindi non solo ci spostiamo dal colore bianco, come ho detto, al metallizzato, allo scuro, ma soprattutto ci spostiamo anche verso schemi di colore molto articolati, quindi abbiamo yacht che in effetti oggi hanno 4-5 diversi colori, una volta era uno, qualche volta erano 2, no? Usavamo le finiture nere da qualche parte intorno ai vetri, sulla barca bianca, magari la linea di bellezza aveva una caratteristica, ma era già una sofisticazione. Oggi ci sono tanti yacht che hanno schemi molto sofisticati, che alternano colori pastello a metallizzati, così come abbiamo anche per la metallizzazione, noi usiamo il termine metallizzato, ma anche lì abbiamo molte diverse tecnologie
che possono essere utilizzate per produrre effetti diversi, c'è il metallizzato, il perlato, ci sono diverse combinazioni di questi due ingredienti. Questo è sicuramente un trend, così come anche nel mondo, devo dire, dei colori pastello vediamo tantissime occasioni in cui sono, come dire, colori, la barca verde, oliva, la barca, diciamo, colori. Poi non si pensa più alla scaramanzia, no? No, Vale tutto. cioè, vale tutto, anche perché il mondo è così internazionale, no? Che effettivamente da diverse culture arrivano diverse attitudini. Quindi, diciamo, questa sofisticazione vale nel mondo dei metallizzati, ma sta diventando anche nei pastelli, nei diretti. Abbiamo sfiorato con l'antivegetativa il tema della sostenibilità. In che direzione andiamo? Devo dirti che diciamo, è un tema sul quale dal nostro osservatorio non sembra esserci un'enorme sensibilità da parte della clientela. Ovviamente la catena parte dal consumatore finale, no? La sensibilità si trasferisce in alto nella catena del valore, a ritroso, diciamo, se c'è una percezione, ok? Quindi mentre noi abbiamo un catalogo di offerta prontissimo, no? Per impattare sulla sostenibilità positivamente, sia durante il processo di produzione, sia quando poi lo yacht è in acqua operativo, magari per molti anni, abbiamo, diciamo, come dire, una diffusione ancora abbastanza limitata di quelle che sono le nostre soluzioni più impattanti. Abbiamo prodotti all'acqua che vengono, particolarmente per le ricinature interni, siamo in grado di sostituire tutti i prodotti a solvente con prodotti all'acqua, che però sta succedendo molto lentamente solo in alcuni paesi. In parte questo viene probabilmente anche spinto dall'assetto normativo, quindi devo dire che questa, diciamo, forse se devo sintetizzare, devo dire che il cambiamento avviene quando c'è una pressione normativa, molto più che quando questo è affidato alla sensibilità del singolo, no? Che dovrebbe rinunciare o spendere un pochino in più, o forse rinunciare a qualcosa, o forse semplicemente cambiare qualcosa solamente per l'etichetta di maggiore sostenibilità. I prodotti ci sono, quindi qualche tempo fa in un convegno avevo presentato un intervento che diceva le vernici, diciamo, agendo sui prodotti di verniciatura si può cambiare domani, si può migliorare domani, okay? Si può dare un beneficio domani. Però questo, diciamo, ovviamente il beneficio, capisco anche dal punto di vista industriale, diciamo che il beneficio non è solo il numerino che viene dal bilancio di sostenibilità, ma poi bisogna chiaramente motivare fortemente il sistema industriale a cambiare, perché dentro ci sono cambiamenti più ampi. Però i prodotti ci sono tutti, antivegetative, vernici che durano di più, quindi allungano gli intervalli di manutenzione. Pensa solo banalmente, se la tua verniciatura, anziché durare i canonici 5-7 anni, che è l'aspettativa media del nostro cliente super yacht, si estende magari di 3 anni. Questo vuol dire che in un ciclo di 20 anni, anziché andare in cantiere 4 volte, ci vai 2. Beh, risparmio di soldi, ma risparmio anche sull'ambiente, no? Sulla sostenibilità. Però ancora, diciamo, non riceviamo una spinta, una pressione forte in quel senso. Nell'ambito della sostenibilità c'è questa nuova generazione di vernici che riduce l'assorbimento dei raggi solari e quindi c'è un beneficio, no? In termini sì, sicuramente di riscaldamento. Questa è una tecnologia che abbiamo introdotto già forse nello yachting da 10-15 anni, che si sta via via diffondendo. All'interno del prodotto liquido che spruzziamo sulla barca, la vernice, nel mix di ingredienti c'è un filtro un filtro infrared che filtra la luce infrarossa e quindi riflette la componente infrarossa, che è quella principale causa del riscaldamento. Quindi effettivamente in questo modo 2 vernici dello stesso colore, è chiaro, ha senso comparare colori scuri, fatte con 2 diverse tecnologie, tradizionale verso basso assorbimento di infrarosso, avranno sotto lo stesso irraggiamento solare, e parliamo ovviamente di una situazione critica, estate, ora calda, eccetera, eccetera, una differenza di temperatura anche di 10-15 gradi alta,
dipendente ovviamente dalla tonalità di colore. E questo lo possiamo considerare un fattore importante nella valutazione della sostenibilità, perché l'irraggiamento e la temperatura alta non solo aumenta lo stress termico su tutta l'imbarcazione, sul sistema, quindi le strutture e il condizionamento che c'è all'interno, ma soprattutto questo stress termico influenza anche il deterioramento della vernice stessa, quindi switchando, cambiando a una tecnologia di questa natura, abbiamo un molteplice beneficio, no? Che riguarda i sistemi, gli impianti, se vogliamo, addirittura in sede di design potremmo immaginare di ridurre l'impianto stesso in termini di dimensionamento e tutto il consumo che ne deriva per tutta la vita utile della barca, e allungare il tempo di manutenzione della vernice stessa, con un enorme beneficio. Ed effettivamente diciamo, in molti clienti, soprattutto nel mondo italiano dove c'è tanto composito, nei super yacht già lo utilizzano massicciamente, quindi c'è già. Veniamo alla nostra iniziativa Yacht City di cui siete partner. Intanto un consiglio ai nostri ragazzi, agli studenti, e poi voi cosa vi aspettate? Dal punto di vista della nostra aspettativa è chiaro che noi, che i nostri brand, Allgrip e International, sono certamente un punto di riferimento, quindi ci sembra un po' naturale associare il brand ad iniziative di questa natura, no? Quindi chiudere un po' il legame, stringere il legame con il mondo della progettazione, anche perché a dire la verità effettivamente credo che diffondere una cultura, la cultura della verniciatura o comunque dei prodotti di finitura a monte il più possibile nel processo va a beneficio un po' di tutti, no? In un certo senso questo l'ho vissuto anche nella mia esperienza personale, in tanti anni di cantiere. La verniciatura è sempre un po' la cenerentola delle competenze del designer e dell'ingegnere navale, no? Però poi alla fine, quando vai a considerare la struttura dei costi, il business, il profit e loss del cantiere o della commessa, la verniciatura pesa tantissimo, uno degli elementi più significativi, no? Quindi c'è un po', in questi ultimi anni il gap si è un po' stretto, si è chiuso, nel senso che nei cantieri ci sono figure professionali che tengono sotto controllo questo aspetto, però ancora è un po' delegato all'ultimo passaggio, si è scelta, si fa e allora qualcuno la presidia. Invece riteniamo sicuramente il beneficio che possiamo vedere è quello di diffondere un po' questa conoscenza all'inizio e come dire, portare in cantiere risorse che sappiano già, non vadano educate dal cantiere, ma abbiano già un'idea di quanto può significare, quali sono i principali driver nella decisione, no? Quindi diciamo è una buona combinazione di un'iniziativa che si rivolge a una platea ampia, internazionale e all'industria ampia, con un'azienda con dei brand che comunque sono il punto di riferimento un po' ovunque su tutte le geografie, e quindi c'è una bellissima combinazione e anche un'esperienza molto interessante, e anche ti devo dire molto interessante personalmente incontrare i ragazzi, interagire, no? Nutrirsi un po' del loro entusiasmo è una bellissima cosa. Cosa possiamo consigliare a loro? Godetevela, no? Prendete il massimo da ogni cosa e seguite la vostra passione, perché chi sta qui ci sta per la passione, quindi sappiamo. E noi possiamo fare la nostra parte, siamo a fianco a loro e forse, come dire, sarà un risultato ottenuto se qualcuno di questi ragazzi si porterà nella propria esperienza professionale anche la curiosità, l'interesse per questa disciplina, per questo ambito. Grazie. Grazie a voi, grazie a te e grazie a tutti voi.